Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Confidex CSL Behring SpA. Ultimo aggiornamento. 4 febbraio 2022. Cos'ha Confidex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Confidex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Confidex? Confidex ha un farmaco a base del principio attivo fattore I di coagulaz. Del sangue umano più fattore V di coagulaz. Del sangue umano più fattore X di coagulaz. Del sangue umano più fattore X di coagulaz. Del sangue umano più proteina C più proteina S, appartenente alla categoria degli antiemorragici e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda CSL Behring SpA. Confidex può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Confidex 1000 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. 1 FL.no 40 ml più dispositivo per iniezione. Confidex 500 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. 1 FLAC.no 20 ml più dispositivo per iniezione. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CSL Behring GmbH. Concessionario: CSL Behring SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: fattore I di coagulaz. Del sangue umano più fattore V di coagulaz. Del sangue umano più fattore X di coagulaz. Del sangue umano più fattore X di coagulaz. Del sangue umano più proteina C più proteina S. Gruppo terapeutico: antiemorragici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento e profilassi perioperatoria degli episodi emorragici nei casi di carenza acquisita dei fattori della coagulazione del complesso protrombinico, come la carenza causata da una terapia con antagonisti della vitamina K, oppure in caso di sovradosaggio di antagonisti della vitamina K, quando ha richiesta una rapida correzione della carenza stessa. Trattamento e profilassi perioperatoria degli episodi emorragici nei casi di carenza congenita di uno dei fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K, quando non sia disponibile un prodotto a base dello specifico fattore della coagulazione. Posologia. Qui di seguito vengono riportate solo le linee guida generali per la posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dei disturbi della coagulazione. La dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dall'indicazione per il trattamento, dalla gravità della patologia, dalla localizzazione e dall'entità dell'emorragia, nonché copyright dalle condizioni cliniche del paziente. La quantità e la frequenza della somministrazione devono essere calcolate individualmente per ogni paziente. Gli intervalli di somministrazione delle singole dosi devono essere adattati ai differenti tempi di emivita dei fattori della coagulazione presenti nel complesso protrombinico, vedere paragrafo 5.2. Le dosi individuali necessarie possono essere calcolate unicamente in base a regolari determinazioni individuali dei livelli plasmatici dei fattori della coagulazione in questione, oppure sulla base dei test per la determinazione dei livelli del complesso protrombinico, INR, test di Quick, e con un continuo monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente. In caso di interventi di chirurgia maggiore è essenziale effettuare un accurato monitoraggio della terapia sostitutiva con i test di controllo della coagulazione, test specifici per i singoli fattori della coagulazione e o test completi per la determinazione dei livelli di complesso protrombinico. Trattamento e profilassi perioperatoria delle emorragie dei pazienti in terapia con antagonisti della vitamina K. La dose dipenderà dal valore INR prima del trattamento e da quello desiderato. Il valore di INR pre-trattamento deve essere misurato il più vicino possibile al momento della determinazione della dose al fine di calcolare la dose appropriata di Confidex. La tabella seguente riporta le dosi approssimative, ml di prodotto ricostituito / kg di peso corporeo e UI di fattori X / kg PC, richieste per la normalizzazione del valore INR, ad esempio 1,3, in base ai differenti valori iniziali di INR.
INR pre-trattamento 2,0 a 3,9, 4,0 a 6,0. Dose approssimativa in ml/kg PC 1, 1,4, 2. Dose approssimativa in UI, fattori X/kg PC 25, 35, 50. La dose è basata su un peso corporeo fino a 100 kg, ma non superiore a 100 kg. Pertanto per i pazienti di peso superiore a 100 kg la dose singola massima, UI di fattori X, non deve superare le 2500 UI per un INR di 2, 0, 3, 9, le 3500 UI per un INR di 4, 0, 6, 0 e le 5000 UI per un INR 6, 0. La correzione dello squilibrio emostatico indotto dall'antagonista della vitamina K viene raggiunta solitamente, approssimativamente 30 minuti dopo l'iniezione. La somministrazione contemporanea di vitamina K deve essere presa in considerazione in pazienti che ricevono Confidex per la reversione urgente degli antagonisti della vitamina K, poiché la vitamina K solitamente ha effetto entro 4-6 ore. Un dosaggio ripetuto con Confidex per i pazienti che necessitano di un trattamento per un'urgente reversione di antagonisti della vitamina K non ha supportato da dati clinici e pertanto non ha raccomandato. Queste raccomandazioni sono basate sull'esperienza di studi clinici condotti su un limitato numero di soggetti. Il recupero e la durata dell'effetto possono variare ed è pertanto indispensabile, durante il trattamento, controllare il valore INR. Emorragie e profilassi perioperatoria nei casi di carenza congenita di uno dei fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K, quando non siano disponibili prodotti a base di specifici fattori della coagulazione. Il calcolo della dose necessaria di complesso protrombinico concentrato si basa su dati ottenuti da studi clinici. 1 UI di fattori X per chilogrammi di peso corporeo si ritiene che aumenti l'attività plasmatica del fattore X dell'1,3% rispetto al normale 0,013 UI/ml. 1 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore VI dell'1,7% rispetto al normale 0,017 UI/ml. 1 UI di fattori I per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore I dell'1,9% rispetto al normale 0,019 UI/ml. 1 UI di fattori X per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore X dell'1,9% rispetto al normale 0,019 UI/ml. La dose dello specifico fattore somministrato è espressa in unità internazionali, UI, con riferimento allo standard vigente dell'OMS per ciascun fattore. L'attività plasmatica di ogni singolo fattore della coagulazione è espressa in percentuale, relativa al plasma normale, oppure in unità internazionali, in conformità allo standard internazionale per lo specifico fattore della coagulazione. Una unità internazionale, UI, di attività dei singoli fattori della coagulazione è equivalente alla quantità dello stesso fattore in 1 ml di plasma umano normale. Per esempio, il calcolo della dose necessaria di fattore X si basa sulla osservazione che un'unità internazionale, UI, di fattore X per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività del fattore X nel plasma di 0,019 UI/ml. La dose necessaria viene determinata usando la seguente formula. Unità richieste uguale peso corporeo kg x aumento desiderato di fattore x UI/ml x53, dove 53 ml/kg ha il reciproco del recupero stimato. Va notato che il calcolo si basa sui dati di pazienti che ricevono antagonisti della vitamina K. Un calcolo basato su dati provenienti da soggetti sani fornirebbe una stima più bassa della dose richiesta. Se è noto il valore di recupero individuale, questo deve essere utilizzato per il calcolo della dose necessaria. L'informazione specifica sul prodotto è disponibile da studi clinici su volontari sani, N uguale 15, in trattamento di reversione di antagonista della vitamina K per il sanguinamento maggiore acuto o profilassi perioperatoria del sanguinamento, N uguale 98, N uguale 43, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Confidex nei bambini e negli adolescenti non è ancora stata stabilita in studi clinici controllati, vedere paragrafi 4, 4. Popolazione anziana. La posologia e il modo di somministrazione in soggetti anziani, 65 anni, sono uguali a quelli riportati con le raccomandazioni generali. Metodo di somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione del prodotto prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6, 6. La soluzione ricostituita deve essere somministrata per via endovenosa, non più di 8 ml/min. La soluzione deve essere limpida o leggermente opalescente. Durante gli studi clinici ai pazienti con un peso
70 kg, veniva somministrato Confidex ad una velocità di infusione massima di 0,12 ml/kg/min, inferiore a 8 ml/min. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti del prodotto elencati nel paragrafo 6.1. In caso di coagulazione intravasale disseminata, CID, i prodotti contenenti complesso protrombinico possono essere somministrati solo dopo risoluzione della fase di consumo. Anamnesi nota di trombocitopenia indotta da eparina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Deve essere richiesta la collaborazione di uno specialista esperto nel trattamento dei disordini della coagulazione. Nei pazienti con carenza acquisita dei fattori della coagulazione dipendenti dalla vitamina K, ad esempio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I prodotti contenenti il complesso protrombinico umano neutralizzano l'effetto del trattamento con antagonisti della vitamina K, ma non sono note interazioni con altri medicinali. Quando pazienti ai quali sono somministrate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Confidex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Confidex durante la gravidanza e l'allattamento? Non è stata stabilita la sicurezza di impiego del complesso protrombinico umano in gravidanza e durante l'allattamento. Gli studi sugli animali non sono adatti per valutare la sicurezza per quanto riguarda, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati fatti studi per osservare gli effetti sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Reazioni allergiche o di tipo anafilattico sono state osservate non comunemente, incluse reazioni anafilattiche severe. Vedere paragrafo 4.4. La terapia sostitutiva può portare alla formazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Per evitare un sovradosaggio è indicato monitorare regolarmente lo stato della coagulazione nel corso del trattamento, dato che la somministrazione di elevate dosi di concentrato del complesso protrombinico, sovradosaggio, è stata associata all'insorgenza di infarto del miocardio, coagulazione intravasale disseminata, trombosi venosa ed embolia polmonare. In caso di sovradosaggio, il rischio di complicanze tromboemboliche o di coagulazione intravasale disseminata è maggiore nei pazienti a rischio per le suddette complicanze. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragico, fattori della coagulazione del sangue I, V, IXX in combinazione. Codice ATC. B02BD01. I fattori della coagulazione I, V, IXX sono sintetizzati nel proprietà farmacocinetiche. I dati di farmacocinetica e quelli di recupero in vivo sono stati generati in uno studio su volontari sani, N uguale 15, e in 2 studi di reversione del trattamento con dati preclinici di sicurezza. Confidex contiene come principi attivi i fattori del complesso protrombinico, fattori I, V, IXX. Essi sono derivati dal plasma umano ed agiscono come i costituenti plasmatici endogeni. Studi, elenco degli eccipienti: liofilizzato, eparina, albumina umana, antitrombina II umana, sodio cloruro, sodio citrato, HCl in piccole quantità, per la correzione del pH solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Confidex a base di fattori I di coagulaz. Del sangue umano più fattore V di coagulaz. Del sangue umano più fattore X di coagulaz. Del sangue umano più fattore X di coagulaz. Del sangue umano più proteina C più proteina S sono Confidex, Prunativ. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.